Oggi voglio parlarti nuovamente dello Zoom PodTrack P4, dandoti 5 motivazioni per acquistarlo anche nel 2024. Probabilmente hai già visto dei miei video in cui parlavo appunto dello Zoom PodTrack P4, però oggi voglio andare oltre e darti 5 motivazioni per acquistarlo nel 2024. Questo è il dispositivo perfetto? Assolutamente no, alla fine di questo video ti darò 2 motivazioni che probabilmente potrebbero spingerti a non acquistarlo, ma andiamo con ordine. La prima motivazione, secondo me, che dovrebbe spingerti a comprare questo giocattolino è che ha 4 canali. Questo è un piccolo studio di registrazione che va in una mano, come puoi vedere, che ha 4 canali. Qui, questa è la parte posteriore, puoi vedere che ci sono 4 canali microfonici, quindi puoi aggiungere sia microfoni a condensatore che hanno bisogno della 48 volt, e questo dispositivo ce l'ha, sia microfoni dinamici che non necessitano di 48 volt. Ogni singolo canale ha un gain in modo che tu possa alimentare il microfono. Non so se hai visto i miei video precedenti nel quale ti parlavo di questo giocattolino, ma questo ha 70 dB di gain. Che cosa vuol dire? Che gli puoi collegare qualsiasi tipo di microfono, anche lo Shure SM7B, e lui è in grado di pilotarlo senza che tu debba acquistare mic booster esterni, e questo dal mio punto di vista 70 dB di gain vuol dire veramente tanto. Ma non finisce qui, perché oltre ad avere 4 canali microfonici ha anche 4 uscite cuffie, come puoi vedere, indipendenti, con i loro volumi. Quindi tu puoi registrare un podcast con 4 persone, quindi dando a ognuno dei tuoi ospiti un microfono, e puoi dare a ognuno dei tuoi ospiti una cuffia a cui regolare indipendentemente il volume. Questo mi sembra già una grande motivazione. La seconda motivazione che dovrebbe spingerti a comprare questo giocattolino è che è estremamente portatile. Sì, perché dietro ha la possibilità di inserire delle batterie, 2 batterie, soltanto 2. Ovviamente la durata delle batterie dipende dal tipo di microfono che stai utilizzando, perché se usi 4 microfoni a condensatore le batterie ti dureranno di meno, se usi 4 microfoni dinamici ti dureranno di più. Ma andiamo con ordine, quindi puoi portarlo sempre in giro con te perché ha 2 batterie, quindi lo puoi alimentare, ma puoi anche fare un'altra cosa. Siccome qui di lato ha la porta USB-C, gli puoi collegare un power bank. Quindi immagina di avere un power bank da, 20.000, nel momento in cui ti faccio questo video penso che la capienza massima che si trova normalmente in commercio è 20.000, e 20.000, ti dura veramente tantissimo. Quindi questo dispositivo lo puoi portare sempre con te perché è portatile ed è portabile, ok? Quindi è portatile perché è piccolissimo, leggerissimo, è portabile perché è indipendente, quindi può funzionare sia a batterie sia a power bank, ovviamente anche a corrente, però in questo momento volevo darti più informazioni sulla portabilità. La terza motivazione che dovrebbe spingerti a comprare questo giocattolino sono questi 4 pulsantini. Sono dei pad che hanno il loro volume. Sono dei pad nel senso che tu tramite la scheda SD che è inserita, vediamo se c'è. Sì, esatto, c'è. Ok. Tramite la scheda SD puoi, e quindi tramite il computer, importare dei suoni che puoi assegnare a ogni singolo pad, come il Rodecaster, come il Tascam Mixcast 4, eccetera. Quindi hai 4 suoni, 4 musiche di sottofondo. Immagina di fare un podcast con più persone, premi uno di questi tastini e ti parte il tappeto musicale che accompagna tutta lo show. Oppure c'è il tastino della sigla introduttiva, il tastino della sigla finale, l'applauso, insomma quello che ti pare ovviamente. Puoi regolare i volumi, ognuno di questi è importabile tramite SD e quindi puoi richiamarli in qualsiasi momento, e questo trovo che sia veramente molto comodo. È una funzionalità che non tutti i dispositivi hanno, o comunque quelli che ti ho nominato, cioè il Rodecaster Pro 1 o il 2, il Tascam Mixcast 4, eccetera, sono dispositivi molto più grandi e molto più costosi. Questo è piccolo, economico e ha anche questa funzionalità. La quarta motivazione che dovrebbe spingerti a comprare questo dispositivo è che è sia una scheda audio sia un registratore digitale. Avendo la porta USB-C, tu puoi collegarlo al computer, viene riconosciuto in automatico, hai una scheda audio con 4 ingressi e 4 uscite cuffie, con tutti i gain, come ti raccontavo prima, gain e volumi indipendenti, e questo è un bel vantaggio.
Oltre ad essere scheda audio, è anche un registratore digitale a 4 tracce e te ne ho parlato prima del fatto che sia portabile perché ha sia le batterie che il power bank, insomma è molto versatile perché lo puoi usare sia in studio, dopodiché lo stacchi, te lo porti in giro e lo usi anche in giro. Quindi è uno di quei dispositivi, guarda anche le dimensioni, che secondo me bisogna avere sempre con sé. L'ultima motivazione della quale voglio parlarti oggi è che in questo dispositivo puoi associare un telefono, quindi puoi fare delle interviste, puoi fare dei podcast a distanza utilizzando un telefono e lo puoi fare in 2 modi. Lo puoi fare via cavo, ok? Quindi aggiungendo semplicemente un cavo che esce dal telefono e entra qui e in automatico il telefono viene assegnato alla traccia numero 3, ok? Oppure lo puoi fare tramite Bluetooth, comprando un dispositivo esterno che non mi ricordo quanto costa, ma costa abbastanza poco, che ti permette di trasformare questo studio di registrazione portatile in uno studio di registrazione appunto con il Bluetooth. E puoi quindi associare il tuo telefono e utilizzare la funzionalità Bluetooth per registrare, per intervistare tramite telefono. Può essere molto comoda, ti dico la verità, io non ho il Bluetooth su questo dispositivo, non l'ho mai comprato perché preferisco il cavo. Laddove è possibile utilizzare il cavo, io preferisco il cavo. Quindi utilizzo un semplice cavo che dal mio iPhone va a finire qui dentro, direttamente nel canale numero 3 e registro. E ti assicuro che il suono che viene fuori dal telefono registrato qui è veramente ottimo. Ok, ti ho raccontato un sacco di cose, ma quindi questo è il dispositivo perfetto? No, non lo è. Per 2 motivazioni che magari per te possono essere importantissime, per me fino a un certo punto. La prima motivazione è che è a 16 bit, non a 24 né a 32 floating point. Che cosa vuol dire? Questo è un grande problema? Dipende da che cosa ci devi fare. Per me non è un grande problema, perché spesso ho registrato dei video prendendo l'audio da questo dispositivo e tu non te ne sei mai accorto. Spesso li faccio a 24 bit, quando utilizzo questo sono a 16 bit. E nessuno si è mai lamentato, oh, questo audio è a 16 bit. No, ok? Quindi non te ne accorgi. Il problema dov'è? È che se devi fare registrazioni molto professionali, 16 bit è sconsigliato. Per tutta una serie di motivazioni, tra l'altro c'è un video sul mio canale che ho fatto dove ti ho raccontato un po' 16 bit, 24 bit e 32 bit floating point, quindi magari vallo a vedere in modo che capisci di cosa sto parlando. La seconda motivazione, che potrebbe essere molto importante per non comprare questo dispositivo, ha sempre a che fare con che cosa ci devi fare tu. Se devi fare registrazioni professionali te lo sconsiglio perché i preamplificatori di questo dispositivo non sono super silenziosi. Ogni volta che io ti parlo di schede audio su questo canale ti dico sempre che le schede audio hanno, quelle buone, decenti, hanno dei preamplificatori che hanno tanto gain, e questo ce n'ha 70 dB, quindi superiore a tantissime schede audio, ma il gain deve essere pulito. Ok, questo qui introduce un po' di rumore di fondo. Nulla che non si possa recuperare con un equalizzatore, alle brutte anche con un gate, con un expander, un denoiser, insomma, a seconda dei casi. Quindi è assolutamente gestibile, non è un rumore che dice oh mio Dio la registrazione è buttata. Assolutamente no. Però ci tenevo a farti presente questi 2 fattori. È a 16 bit e i preamplificatori non sono i preamplificatori più silenziosi del mondo. Se però devi fare registrazioni all'esterno, devi fare video su YouTube, devi fare un semplice podcast, questo dispositivo è assolutamente perfetto. Se vuoi fare registrazioni super professionali, no, te lo sconsiglio. Ok? Spero di averti raccontato un po', soprattutto pro, ma anche qualche contro, perché voglio essere onesto e sincero con te, non me ne frega niente di dirti che questa è la cosa migliore del mondo, perché secondo me tutti i prodotti hanno dei punti deboli, qualcuno di più, qualcuno di meno. Ci tenevo a fartelo presente. Secondo me, a prescindere da tutto, dovresti comprarlo per tutti i vantaggi. Io qui te ne ho portati 5 in questo video, ma ce ne sarebbero tanti di più. Se però, ovviamente, il 16 bit e i preamplificatori non troppo silenziosi sono un problema, ovviamente vai su altro, ok? Bene, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile, ok? Noi ci vediamo settimana prossima.